Ciao ragazzi e bentornati su Miniatures of Death. Vi sono mancato, Io sono Stefano e su questo canale ci divertiamo ad imparare insieme come dipingere miniature. Anche se è passato un po' di tempo dall'ultima volta abbiamo dipinto i Black Orcs dalla scatola di Blood Bowl che abbiamo visto insieme con l'unboxing dell'anno scorso, oggi vediamo come dipingere l'Imperial Nobility, dopo la sigla. Questo video è realizzato in collaborazione con Ars Manufactoria, Modellismo e Wargames, Redgrass Games, I Bogenhafen Barons dell'Imperial Nobility è uno dei due team disponibili con la nuova scatola base di Blood Bowl uscita lo scorso anno. Da qualche giorno è disponibile anche come squadra singola ed è la seconda squadra di umani che compare in questo gioco. Si distinguono per la qualità della loro attrezzatura, fantastiche armature dorate e grandi baffi la fanno da padrone. Mi sono molto divertito a dipingere questo simpaticone e voglio ringraziare l'amico Gigi di Ars Manufactoria che, come ricorderai, ci aveva dato la possibilità di vedere in anteprima la nuova scatola di Blood Bowl. Qui in alto a destra trovi il link all'unboxing. Avevamo già dipinto uno dei Black Orcs da questa scatola in un video di qualche tempo fa, usando uno schema di colori un po' alternativo. Oggi invece vediamo come dipingere i Bogenhafen Barons mantenendo lo schema di colori proposto da Games Workshop. Dopo averlo montato e dato il classico primer nero, ho realizzato una light zenitale con del bianco dato ad aerografo dall'alto. In questo caso però ho accentuato molto alcune delle parti per sfruttare il bianco. Mi riferisco alla piuma sul capo e la divisa dei Bogenhafen Barons, che di fatto è bianca e viola. Come vedi, ho proceduto gradualmente, costruendo il colore pian piano. Meglio non farsi prendere dalla fretta con questo hobby, altrimenti non si raggiungono i risultati sperati. Goditi piuttosto il momento e il piacere di realizzare qualcosa fatto unicamente da te. Con l'occasione ho voluto provare alcuni prodotti che mi ha mandato Redgrass Games, ovvero la Wet Palette Studio XL, che ha una dimensione di 30 cm x 20 cm, decisamente più grande di qualunque altra Wet Palette abbia mai provato. Questa Wet Palette dispone anche di una palette calamitata sui 4 lati, utile per gli shader ad esempio. All'interno della scatola hai a disposizione due spugne e un set di 50 fogli. Come abbiamo visto in passato, bagnata la spugna basta stendere uno dei fogli e assicurarti di bagnare leggermente i bordi per evitare che si arrotoli. Insieme alla Wet Palette, Redgrass Games mi ha gentilmente chiesto di provare anche il loro famoso handle che dispone di una testa rotante e intercambiabile, utile per chi dipingere più miniature contemporaneamente. Nella confezione è disponibile anche la pasta che non lascia residui e fissa perfettamente la miniatura al tuo handle. È bastato usarne una piccola parte per fissare il nostro barone. Dall'altro lato l'handle è calamitato e con il dischetto che dispone di un adesivo 3M puoi mettere in pausa il lavoro senza che la miniatura cada.
Davvero un'ottima idea. Ho quindi tolto il barone dal classico tappo di sughero e ridotto i pin per poterlo fissare alla pasta dell'handle di Redgrass Games. Questa pasta è davvero formidabile, la miniatura non si muove di un millesimo di millimetro. Questo video sarà parecchio sperimentale, infatti oltre ai prodotti di Redgrass Games che hai appena visto ho voluto sperimentare un po' con gli Scale 75, così come amano chiamarli i ragazzi del laboratorio di modellismo e Wargames su Facebook. Per questi colori devo ringraziare ancora l'amico Gigi di Arts Manufactoria. Ho iniziato posizionando tutti i colori sulla wet palette. Visto il tanto spazio che la Studio XL mette a disposizione, perché non sfruttarlo? Dopo la giusta consueta agitata, ho disposto un po' di colore di tutte le tonalità che mi serviranno per lo schema di colore dei Bogenhafen Barons di Blood Bowl. L'armatura sarà in oro, ovviamente, ma come base ho deciso di dare un marrone che aiuta molto a stendere questo colore, così come ci ha insegnato l'amica Chiara nel suo video che puoi trovare qui in alto a destra. Per questa fase usa un pennello da battaglia, con il solo scopo di mescolare i colori, in questo modo non dovrai preoccuparti troppo se perde la sua forma migliore. Preparata la giusta tonalità, ho iniziato a stendere il marrone così ottenuto sull'armatura. La testa rotante dell'handle di Redgrass Games è davvero utile. Con poco movimento di polso, senza spostare la mano, puoi girare il soggetto che stai dipingendo senza difficoltà. L'ho trovata una soluzione molto comoda e di immediato utilizzo. Sono quindi andato avanti così, coprendo ogni parte della miniatura, che poi sarà realizzata in oro. Ho quindi preparato un marrone più scuro da usare come base per la barba. Il viola di Scale 75 che ho a disposizione è abbastanza freddo e distante per tonalità a quello delle illustrazioni di Games Workshop. Ho così aggiunto una punta di rosso per scaldarlo. Con il colore così ottenuto ho dipinto tutte le parti in viola della divisa, facendo attenzione a non sporcare le parti bianche limitrofe. Il viola infatti è particolarmente scuro e coprire eventuali errori con il bianco potrebbe essere un po' complicato. Per questo è bene ruotare la miniatura e sfruttare al massimo la punta del pennello nelle insenature. I colori di Scale 75 sono davvero molto coprenti e, come abbiamo visto tempo fa, hanno una resa molto opaca, davvero fantastici. Già da queste immagini forse ti puoi rendere conto di come l'aver usato l'highlight zenitale permetta di avere nelle parti bianche della divisa diverse sfumature d'ombre che andremo ad accentuare a breve.
Diluendo più del dovuto del nero, ho dato una mano alle scarpe. Sfruttando arancio, bianco e rosso ho creato un incarnato di base per il volto e le braccia. Tra la barba e l'elmetto c'è bisogno di particolare attenzione per raggiungere e dipingere correttamente il volto di questa miniatura. Come ti dicevo, con qualche pennellata di Edge Light bianco ho dato profondità alle parti bianche della divisa. Ricorda sempre di caricare il pennello il minimo indispensabile quando devi raggiungere le parti più piccole ed insidiose. Mi ero dimenticato di mettere sulla wet palette del giallo, colore che ci servirà per preparare la tonalità di ochra utile per le piume. Una volta preparato il colore ho aggiunto dell'acqua per realizzare una velatura molto sottile che poi ho steso su tutte le piume, sia davanti che di dietro. È arrivato il momento di dare una mano di oro, che però non avevo della giusta tonalità tra quelli di Scale 75. Ho così ripreso il classico Retributor Armor di Citadel, in modo da non poter sbagliare e raggiungere così la stessa tonalità di oro usata nelle illustrazioni ufficiali di Games Workshop.
Per dare lo shader seppia all'oro ho sfruttato la palette calamitata della Wet Palette Studio XL. Visto che ci sono, perché non sfruttarla? Ho quindi dato una mano omogenea su tutta l'armatura, cercando di raccogliere il colore nelle insenature e dove è più opportuno creare delle ombreggiature come a ridosso di rilievi e bossature. Stesso shader anche per dare profondità alle piume. Ho concentrato il colore nella parte centrale dell'intera piuma, ma anche nella parte bassa per creare diversità. Riprendendo di nuovo il colore oro, ho dato dei punti di luce e cercato di lumeggiare l'armatura nei punti in cui la luce riflette maggiormente. Sfrutta anche il dorso del pennello quando necessario, soprattutto per dare colore a spigoli e bordi. A questo punto, per accentuare ancora di più l'armatura, ho mescolato all'oro una goccia di argento per ottenere così un colore più chiaro, mantenendo il pigmento metallizzato. Con il colore così ottenuto sono andato a ritoccare un po' di bordi, spigoli e rilievi. Usando dell'argento puro invece ho ultimato qualche dettaglio, come la fibbia del cinturone. Altra parte importante di questa miniatura è la divisa. Ho ripreso il viola precedente realizzandone una versione più chiara per andare a lumeggiare le parti precedentemente dipinte in viola, appunto.
per la realizzazione di questa miniatura ho usato anche dei pennelli di Scale 75 che ho trovato molto buoni, devo dire. Sono in sedola naturale e il prezzo è decisamente competitivo se paragonati a marchi di più alta fascia. Con il colore avorio ho dato una lumeggiata selettiva alle piume. Questa parte puoi evitarla con del semplice dry brush se dipingere ogni singola piumetta ti crea troppo stress. Con un marrone caldo di Citadel ho dato una lumeggiata alla barba per donargli profondità. Aggiungendo una punta di avorio già in wet palette ho accentuato ancora di più la lumeggiatura. A questo punto, senza andare a usare un colore carne pronto, ho schiarito ancora di più il marrone già usato per la barba, ottenendo un carne utile per lumeggiare volto e braccia. Diluendo sempre lo stesso marrone ho ottenuto un wash scuro che mi ha permesso di accentuare il contrasto delle piume. Ho quindi concluso il lavoro dipingendo gli occhi con una punta di avorio e una di nero. Come sempre, se questo video ti è piaciuto metti un like, lasciami un commento per farmi sapere che cosa ne pensi e non dimenticare di sostenermi grazie ai link che trovi in descrizione ad Amazon e a PayPal e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Devo fare pure sta cosa, poi me la ritaglio, capito?